Ebbene sì ragazzi, ci siamo, la BR35, vi ho già fatto conoscere la BR25, ma questo è un altro pianeta. Io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Vi farò conoscere questa torcia specifica per essere utilizzata sulle bici, ma non solo, si può utilizzare anche come una normalissima torcia manuale da tenere in tasca, tenere nella borsa, in automobile, eccetera. Insomma, una normale torcia, ma ha delle funzioni particolari specifiche per essere utilizzate sulla bicicletta. È impermeabile, ha diverse modalità di utilizzo, ragazzi, diventa un faro vero e proprio. Ci dà la possibilità di lampeggiare, di utilizzare la luce di posizione, abbaglianti e inabbaglianti, insomma, una torcia completa che va a sostituire, va ad aggiungersi a tutto quello che la BR25 non faceva. Io stesso nella recensione mi sono reso conto, l'ho detto apertamente e qualcuno l'ha detto anche nei commenti. Peccato che non ci fosse un telecomandino, un tastino, quindi per poterlo attivare senza dover togliere le mani dal manubrio. E peccato che non ci fosse la possibilità anche di poter cambiare modalità di utilizzo. Questa è completa, quindi vi faccio vedere direttamente come funziona, ma prima voglio ricordarvi di andare giù nel primo commento e nella descrizione, perché troverete il link del sito che me l'ha mandato Flashlight Brand, quindi vi lascerò anche un codice di sconto per poterla pagare molto meno del suo prezzo, perché costa circa 120 euro, ma con il codice di sconto risparmierete e avrete una torcia valida, molto luminosa, che vi permette di utilizzare la bici anche in strade buie, insomma essere anche molto visibili dalle macchine che vengono nel senso opposto. Quindi cominciamo. E allora siamo pronti quindi per conoscerla per bene e vedere quello che troviamo all'interno della confezione. Scusate, ma manca l'accessorio che va fissato al manubrio, perché è già sulla bici, la bici è avvolta con il telo, quindi non posso farvela vedere adesso, ma metterò delle inquadrature. Allora, guardiamo subito come è fatta questa torcia, tutta in metallo pesante e massiccia, tanto quanto basta per farci capire che è un prodotto di buona qualità. Questa è la slitta che ci permette di fissarla nel supportino, che a sua volta va fissato sul manubrio e che è regolabile sia in altezza che leggermente anche di lato, seguendo la curva del manubrio. Sulla parte alta troviamo questo display che ci indica il livello di carica della batteria. Questi sono il tasto più e meno per poter regolare l'intensità luminosa. Nella parte frontale troviamo due LED, uno più grande e uno più piccolo. Questo ci serve ad emettere tantissima luce, quindi per utilizzarla come una sorta di abbaglianti. Questo invece si può utilizzare come una sorta di luce di posizione, un abbagliante, eccetera, quindi emette molta meno luce. Si possono utilizzare indipendentemente uno dall'altro oppure contemporaneamente. Fra l'altro sulla parte bassa c'è questa parte bianca che riflette la luce emessa dalla lampada più piccola, convogliandola verso il basso e permettendoci di vedere bene in modo da evitare eventuali ostacoli, eccetera. Ma adesso vedremo le varie modalità. Allora, questo è l'ingresso per poterla ricaricare, che diventa anche l'ingresso per poter utilizzare il telecomando a distanza, che si collega sempre tramite cavo USB. All'interno della confezione quindi troveremo il cavetto micro USB, alcuni spessori di ricambio che servono per poter mettere il supporto in qualunque diametro di manubrio. Poi ovviamente ci sono anche i manuali di istruzioni. Questo è il bigliettino da visita del venditore Flashlight Brand. Una volta entrati sul sito internet, per procedere all'acquisto cliccate su aggiungi al carrello oppure su acquista adesso, e poi è possibile, dopo aver inserito i dati per la spedizione, prima del pagamento inserire il codice di sconto che troverete nel primo commento e nella descrizione. E questo invece è il tagliandino della garanzia, sempre di Nightcore. Ma continuiamo a guardarla. Allora, nella parte posteriore lateralmente non troviamo nulla se non queste sagomature un po' antiscivolo. Anche nella parte posteriore c'è questa sagomatura che ricorda quasi un'auto sportiva, bella da vedere, e si abbina bene un po' a tutte le bici anche come estetica. Dobbiamo essere sinceri, nella parte frontale surriscalda un bel po', però utilizzandola in bici comunque si raffredda anche con il flusso di aria. Allora, accendiamola direttamente. Vi voglio fare vedere però, prima di accenderla, le diverse modalità che ci permette di utilizzare. Infatti, premendo e mantenendo premuto questo tastino ci darà la possibilità di scegliere diverse modalità di utilizzo. Quindi, come vedete, appare Road, Trail, City e poi di nuovo Road, Trail e City. Come vedete, nel frattempo va cambiando anche l'intensità luminosa man mano che cambia voce. Qua in alto appare anche scritto il tipo di modalità che abbiamo utilizzato, quindi City. Ci appare anche la rimanente autonomia, quindi 4 ore e 26, e il livello di luminosità che stiamo utilizzando, quindi livello 4. Ma scegliendo con più e meno possiamo anche cambiare questa modalità, come vedete, quindi diminuisce ed aumenta, e premendo una volta M utilizzeremo la modalità abbagliante. È possibile anche utilizzarlo come una sorta di lampeggiante, quindi per strada, se dobbiamo fare un segnale luminoso, possiamo anche utilizzarlo per lampeggiare sia dal tastino superiore che dal tastino sul telecomando, che può essere messo sia a destra che a sinistra. Proviamo adesso ad accenderlo con la modalità differente, quindi eravamo in modalità City, utilizziamo le modalità Road.
In questo caso, come vedete, prima di accendersi questa luce si accende quella più in basso e premendo il tastino meno diminuiremo la luminosità di questo più piccolo. Premendo M però avremo sempre la luminosità di quello più grande. E anche in questo caso potremo regolare la luminosità del LED più grande, quindi varieremo da uno all'altro e questo ci permetterà pure di avere una maggiore autonomia, perché accendendo uno solo o entrambi i LED e variando la luminosità, come vedete, passiamo a 5 ore e 8 minuti. Adesso la spengo e vi faccio vedere la modalità trail. Ok, con la modalità trail si accendono direttamente entrambe le luci, possiamo regolare la luminosità di entrambe, quindi metterle al massimo oppure al minimo. La durata, quindi l'autonomia con la modalità più bassa è 4 ore circa, quindi comunque come avete visto ci permette di utilizzarla con una buona autonomia. Solitamente un giro in bici può durare diverse ore, ma nelle ore più buie effettivamente la bici è meno utilizzata, quindi è difficile che si stia 4-5 ore in giro con il buio, però eventualmente questa torcia ci permette di sfruttarla per tutto questo tempo. Ora guardiamo anche il manuale di istruzioni che è scritto pure in italiano, quindi guardiamo le varie modalità. Le troviamo scritte direttamente da questa parte, ovviamente non le guarderemo tutte altrimenti impazziremmo perché sono davvero tantissime. Ovviamente in modalità turbo la torcia consumerà molto di più, ma come vedete in modalità alta, per esempio qua abbiamo 5 ore e 45, 8 ore e 30 minuti in modalità media e 17 ore in modalità bassa. Con la modalità turbo, quindi nella modalità più alta in assoluto, avremo 1800 lumen per un'ora e arriveremo a 176 metri, ma questa è una modalità, diciamo, che si può utilizzare in casi rarissimi, perché illuminare a 176 metri con una bici effettivamente è un pochettino sproporzionato. Invece già come vedete, utilizzando la modalità con 1000 lumen abbiamo 2 ore di luminosità, arriviamo a 161 metri di distanza e 1000 lumen sono tantissimi. Secondo me sono adeguati già per un utilizzo normale anche 550 lumen per 5 ore e 45 minuti che arrivano a 130 metri di distanza. Diciamo che anche di meno sarebbero più che sufficienti, ma nel caso in cui sia necessario avere una buona luminosità, come vedete, riusciamo a giostrare, utilizzare la modalità turbo con 1800 lumen per un determinato tratto di strada e poi ridurlo tramite le modalità che ci permette questa torcia in modo da avere un'autonomia sempre più elevata, addirittura 8 ore con 300 lumen ci permettono di vedere davvero molto bene, ovviamente per un utilizzo urbano. Il manuale comunque è molto completo, viene spiegato praticamente tutto per quanto riguarda la scelta delle modalità, le autonomie eccetera, e c'è anche un'illustrazione ma in bianco e nero di come montare il supporto, ma è semplicissimo. C'è una vite che deve attraversare l'intero supporto, si stringe, possiamo utilizzare gli spessori che vi ho fatto vedere poco fa per regolare il diametro e dopodiché la torcia si leva e si mette semplicemente come se fosse una slitta nella quale deve scorrere. Ora vi faccio vedere alcune riprese eseguite all'esterno direttamente sulla bici, in modo da rendervi conto della differenza di luminosità fra una torcia come questa e la lampadina integrata che troviamo sulle bici, che siano bici elettriche, quindi alimentate dalla batteria, oppure le classiche lampade alimentate dalla dinamo. Quindi guardiamo le riprese in esterno e rendiamoci conto. E allora ragazzi, parlo piano perché sono vicino a delle abitazioni e non voglio infastidire nessuno. Allora, considerando che sono le 11 di sera, accendiamo la luce integrata, quella del LED che troviamo già sulla bici. Allora, ok, come vedete riesce ad illuminare, però la luminosità deve puntare un poco a terra, un poco di fronte a noi, diciamo sì, riusciamo a vedere, ma sicuramente non come riusciamo a vedere con la nostra Nightcore BR35. Quindi prima l'accenderò mentre l'altra è accesa per vedere la differenza, poi spegnerò quella integrata, ma penso che nemmeno si noterà. Allora guardate, vanno direttamente gli abbaglianti, guardate quanta luce, fantastica. Spegniamo quella incorporata, che si è spenta ma nemmeno si è visto, spegniamo anche l'altra, adesso riaccendiamo quella integrata e riaccendiamo la Nightcore. Ok, possiamo anche ridurre il fascio luminoso per evitare di infastidire eventuali automobilisti eccetera, pedoni, e da questo pulsante possiamo anche ridurre ulteriormente oppure aumentare ulteriormente. Ok, quindi vedete che davvero riesce ad illuminare sia di fronte a noi che anche lateralmente, e ovviamente possiamo anche lampeggiare. E allora, altra situazione, anche in questo caso abbiamo la luce incorporata della bici, riusciamo a vedere solo di fronte a noi. Sto utilizzando questa zona proprio perché già è un po' illuminata, quindi c'è meno contrasto e riusciamo a apprezzare meglio la luminosità della torcia Nightcore BR35. Quindi l'accendo
e come vedete c'è totalmente un abisso, modalità alta, modalità bassa, quindi diciamo abbaglianti e anabbaglianti. Spegniamo di nuovo e accendiamo di nuovo. In tutto ciò la luce della bici è ancora accesa, e poi la comodità dell'accensione e della regolazione della luminosità semplicemente con il pollice mentre si guida, secondo me la rendono ancora più bella. E allora, in questo caso simuliamo di voler utilizzare quindi questa torcia anche per un utilizzo che non sia quello sulla bici, quindi sganciandola da sotto possiamo staccarla e possiamo utilizzarla per esempio per raggiungere il portone di casa, oppure se stiamo seguendo un tragitto poco illuminato possiamo riuscire tranquillamente a vedere e utilizzarla come una normale torcia. Quindi doppia funzione molto comodo davvero. E allora ragazzi, la prova che sto per fare potrebbe sembrare con poco senso, perché fare un test di distanza con una torcia, una lampada che serve per la bici, potrebbe sembrare fuori luogo. In realtà invece ci consente di capire a che distanza arriva e quindi ci permette di vedere quanta profondità abbiamo quando lo utilizziamo in modalità massima, ma anche nelle altre modalità. Già questo edificio abbandonato l'ho utilizzato per altre torce, quindi abbiamo un termine di paragone. Allora l'accendo e vedete che riusciamo ad illuminare tranquillamente fino in fondo. Aumentiamo la luminosità, andiamo al massimo e vedete che riusciamo a vedere benissimo. Facciamo una zoomata e a distinguere ogni dettaglio. Non è una lampada che nasce per questo scopo, però ci permette di capire a che distanza arriviamo. Tra l'altro, come vedete, ovviamente è grandangolare e quindi ci permette di vedere sia di fronte che lateralmente. Quindi ragazzi, come avete visto, una torcia completa che ci permette anche di lampeggiare, quindi è anche una torcia sicura perché ci permette di avere una buona visibilità sulla strada, ma ci permette di essere molto visibili facendo un segnale luminoso per esempio alle automobili che magari non ci stanno concedendo la precedenza che ci spetta, eccetera, anche per fare segnali luminosi ad eventuali pedoni che attraversano distrattamente. Insomma, diciamo che è una torcia che illumina, che ci permette di vedere bene e che ci permette di essere visti bene. Le modalità di utilizzo, come avete visto, sono tanti, l'autonomia è buona e ci permette anche di gestirla in base alla luminosità. Se stiamo percorrendo un tratto di strada dissestato, particolarmente buio, possiamo utilizzare una luminosità alta, altrimenti possiamo ridurla in modo da conservare l'autonomia. Detto questo ragazzi, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad andare sul sito Flashlight Brand per guardare il prodotto ed eventualmente acquistarlo approfittando del codice di sconto. Ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ricordatevi di mettere mi piace se il video vi è piaciuto, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e iscrivetevi al canale. Ciao e a presto!